Finalmente oggi parliamo della GH2 SPM per ginseng, orzo, tutte le polveri, tutti i solubili che possiamo utilizzare con questa macchina. Questa è una delle mie preferite insieme ai modelli BEP, ma oggi parliamo di SPM GH2, quindi due vasche all'interno, ginseng e orzo in questo caso, configurate in questo modo. Oggi proviamo una delle due tanto per farvi vedere anche la preparazione della macchina prima di poterla mettere in funzione. Prima accensione, la macchina si presenta sempre con un foglio che prevede un elenco di cose da fare prima di metterla in funzione. La prima di tutte è non metterla in accensione prima di aver riempito la caldaia. Questo vuol dire che bisogna far scorrere il cassettino superiore, aprire il serbatoio e inserire 2 litri di acqua all'interno dello stesso per far sì che alla prima accensione la macchina abbia la possibilità di caricare tramite il bottone specifico vicino all'alimentazione la caldaia all'interno. Il bottone si trova lateralmente, quindi una volta accesa la macchina si andrà a riscaldare in maniera autonoma. Quando poi è in temperatura andiamo a premere il bottone laterale per fare il caricamento della caldaia e evitare che la macchina abbia dei problemi di erogazione in uno dei miscelatori, in una delle erogazioni con le pompe corrispondenti ai miscelatori. La macchina, come vedete, ha un LED retroilluminato sulla parte frontale, corto-lungo che sono i bottoni di erogazione per, in questo caso è configurata orzo e ginseng. Adesso la macchina ci chiede, come vedete velocissima poi a scaldarsi, orzo o ginseng con i rispettivi bottoni corto e lungo. Sono gli stessi che poi si potranno utilizzare anche in fase di configurazione della macchina qualora voleste cambiare il prodotto all'interno. Non volete il ginseng o non volete l'orzo, volete mettere un ginseng senza lattosio ad esempio, che è la scelta ormai più utilizzata anche qui da noi, dai nostri clienti, un ginseng tradizionale e un ginseng con una variante che può essere senza lattosio, può essere senza zucchero, può essere il ginseng con cacao piuttosto che una variante con liquirizia, rosso e via dicendo. Ce ne sono veramente tantissime, o un prodotto sempre in polvere da utilizzare nelle due vasche a disposizione. Quindi potete utilizzare il nocciolino, un tè al limone, un cioccolato da utilizzare con acqua, veramente ce ne sono tantissimi che trovate tutti all'interno del nostro catalogo e possono essere configurati direttamente con il display frontale a vostra disposizione, sempre che abbiate la possibilità di farlo voi in autonomia, altrimenti potete o contattare noi se l'avete acquistata da noi o tramite il vostro tecnico. Adesso premiamo il bottone di cui vi parlavo prima, che è quello per il riempimento della caldaia, che si trova lateralmente a fianco al bottone di accensione. Sentite la caldaia e la pompa in funzione. La pompa sta pescando l'acqua dal serbatoio e riempie la caldaia interna. Come vedete non esce nulla dai miscelatori di erogazione perché la pompa evita l'estrazione finale ma si limita a riempire la caldaia. Una volta riempita la caldaia, dopo qualche secondo io vi direi di fermare e fare una prova di lavaggio, quindi fermate il riempimento della caldaia, utilizzate un contenitore per poter fare il lavaggio tramite il bottone centrale e verificare che sia andata in carica la caldaia interna. Adesso fa un lavaggio dei gruppi, dei miscelatori che ci sono dell'orzo e del ginseng. Ok, quindi ha fatto un primo lavaggio, l'acqua come vedete è uscita e ha riempito correttamente la caldaia. Adesso non dovrete fare altro che riempire le vasche interne dei prodotti che volete utilizzare. In questo caso oggi assaggiamo il nostro ginseng di punta, quindi il più venduto che abbiamo tra tutte le referenze di ginseng, il tradizionale, quello più venduto, quello in offerta praticamente tutto l'anno acquistandone in quantità. Come potete vedere dal catalogo ci sono 3 fasce prezzo destinate a questo prodotto, il più venduto, il più buono, quello su cui veramente facciamo un lavoro straordinario di ricerca, produzione e distribuzione. La macchina ha le due parti che la compongono internamente, che sono le due vasche, orzo e ginseng. Per poter estrarre e riempire la vasca corrispondente al prodotto che volete riempire basterà alzarlo e tirarla fuori. C'è un perno qui sotto
che si va ad incastrare nella macchina, c'è proprio un foro proprio corrispondente a questo perno, e il vano sul retro presenta il foro da far corrispondere al motore posto all'interno. Quindi quando lo dovete inserire vi basterà far combaciare questo con il motore e il perno sotto con il foro, che dovrà incastrarsi correttamente e far finire il beccuccio della vasca all'interno del miscelatore. Adesso lo riempiamo con il nostro ginseng per fare una prova. Consigliamo di non riempire mai fino all'orlo il contenitore per consentire al motore di non andare a sforzare troppo. Questo è solo un consiglio, non è obbligatorio fare in questo modo, ma lo riempiamo sempre per 3/4. Una volta inserito, vi accertate, come vi ho detto, che combacino il perno sotto e quello sul retro. Una volta fatto questo è pronta per l'uso. Partiamo con la preparazione di un ginseng, visto che abbiamo riempito quella di vasca. Facciamo pescare, già vedete l'estrazione è ottima, quindi riesce già a estrarre correttamente, nonostante questa sia la prima erogazione. Come vedete, tazza abbastanza grande, crema incredibile, il profumo vi lascio solo immaginare, ma è quello che veramente studiamo maggiormente, e il prodotto è incredibile. L'estrazione in tazza è veramente perfetta di questo prodotto, che vi linko anche magari il video che abbiamo fatto con lo stesso prodotto in capsula dolce gusto, per farvi vedere la differenza tra quella estratta da una macchina professionale, quindi chi lo utilizza in maniera costante, e chi invece la può preparare tranquillamente anche su macchine dolce gusto in capsule con un'estrazione ottima. Io direi che magari possiamo provare anche l'estrazione su un ginseng piccolo, per farvi vedere, con una tazza diversa. Pochissimi secondi per l'estrazione, ma come vedete anche con una tazza più piccola, che è comunque di una dimensione più grande rispetto a quelle da caffè, come potete già vedere dal video, ma ha un'estrazione incredibile anche la tazza piccola. Poi si possono regolare le dosi, si può fare tutta la configurazione interna della macchina sempre dal display frontale, o con uno dei nostri video, o con il nostro tecnico chiamato in azienda. Dopo l'estrazione consigliamo sempre di fare, dopo il servizio, quindi a fine giornata o a inizio giornata di lavorazione, consigliamo sempre di fare un lavaggio per consentire alla macchina di rimanere sempre pulita e non avere all'interno dei miscelatori grumi di zucchero che possano andare a creare dei tappi e a danneggiare poi quella che è la macchina. Se si dovesse creare un tappo, rischiate che il prodotto fuoriesca dal miscelatore e vada a danneggiare quello che è all'interno della macchina. Può capitare purtroppo, non vi nego che questa purtroppo succede quando si fanno erogazioni continue all'interno del locale soprattutto, ma ricordatevi a fine giornata e inizio giornata di fare un lavaggio che non costa nulla e ci vogliono pochi secondi. Non posso farlo qui adesso, lo facciamo su una tazza normale. L'erogazione del lavaggio non fa altro che pulire i miscelatori. L'orzo era già pulito, fatto questo avrete sicuramente la macchina sempre pulita e non avrete il problema di zuccheri che vanno a creare dei tappi all'interno dei miscelatori. Allungate la vita della macchina e avete un prodotto sempre di qualità. Vi lasciamo il link in descrizione se state guardando il video dai social, altrimenti lo trovate nella pagina in cui state guardando il video, che è la scheda prodotto del ginseng tradizionale Toro.